Ciao a tutti, ben ritrovati alle recensioni di Stylographic Art. Oggi parliamo della Pelican M150, una stilografica con pennino di gradazione fine in oro a 14 carati, il caricamento è a pistone, il cappuccio a vite. Cominciamo dalle considerazioni generali. Le penne Pelican non hanno bisogno di presentazioni, ma anzi hanno il torto di noverare nell'ampia gamma di produzione anche dei modelli economici e di essere molto spesso le penne stilografiche con le quali si fa esperienza a scuola o al liceo. E così le stilografiche Pelican, un po' così avviene anche per gli inchiostri, restano spesso nell'immaginario collettivo come quelle utilitarie piuttosto che le lussuose penne stilografiche. Ho usato opportunamente il termine utilitarie perché, secondo chi vi sta parlando, la vera natura della produzione Pelican risiede nell'infaticabilità, nella costanza di rendimento e nell'abnegazione di questi strumenti di scrittura, a qualsiasi livello essi siano, penne da pochi euro fino a quelle importanti. Per non parlare di quanto siano belle esteticamente, sia le serie realizzate oggi, così come quelle del passato. Qui parliamo della stilografica M150, se vogliamo è un po' la base di partenza, la vera utilitaria, una penna piccola, leggera, solida, anche consapevolmente sfrontata circa il suo sguardo retro, ma bella. La Pelican M150 o 151 nelle varianti celebrative e speciali è una stilografica che mi piace molto perché è l'esempio che si possono produrre penne perfette anche ad un prezzo ragionevolmente contenuto. Le finiture sono buone, anzi belle, non si può chiedere di più ad una stilografica di quel prezzo ed il pennino vale la pena provarlo. Secondo la mia opinione, quelli della serie 150 sono fatti per scrivere, senza troppi fronzoli, diretti, efficaci e maledettamente precisi. In meno di 12 centimetri di penna c'è tanto da ammirare. Ad esempio, cambiare il pennino è una cosa immediata, semplice e quasi invitante, e mi piacerebbe fosse possibile farlo su tutte le penne. Sapete che non amo dilungarmi molto sul design in quanto lo trovo un ambito molto soggettivo, ma in questo caso c'è poco da girarci intorno. La penna ha tratti decisi, dimensioni proporzionate, in una sola parola è bella. La versione verde e nera in omaggio a Gunther e Wagner è davvero un classico. A me, da appassionato di penne nere, piace moltissimo anche la versione laccata. Il fusto è corto ed il pennino, che mi ricorda molto da vicino le dimensioni di certi pennini vintage, unita alla leggerezza complessiva, la rendono la mia penna ideale per la scrivania. È sempre lì, in mezzo a tante stilografiche che si alternano, c'è sempre una M150 con il pennino F o M, quello che capita, sempre pronta a scrivere e dare quella sensazione di leggerezza nel movimento che pochi altri strumenti sanno regalare. E poi il caricamento rapido, funzionale, lasciando per un po' da parte convertere cartucce, è bello. Facile da pulire, è classico come le vere penne stilografiche di un tempo o quelle insomma di qualità. E a proposito di qualità, la qualità del materiale è veramente alta in rapporto al prezzo pagato. Questa caratteristica è dettata dal fatto che la Pelican M150 non si vuole porre come una penna sofisticata o che strizza l'occhio al piacere estetico finalizzato a se stesso. È esattamente quello che è una penna, robusta, solida ed anche piacevole. E queste caratteristiche sono le medesime che trasmette durante la fase di scrittura. Anche il pennino non si discosta da questa filosofia, reca l'incisione Pelican, il logo ed il numero della misura, niente di più e niente di meno di quel che serve. E personalmente preferisco questa sobrietà a qualche ghirigoro messo lì giusto per far vedere che c'è un intarsio sul pennino. Cosa mi piace di questa penna? Beh, il cappuccio a vite non è di quelli che richiedono 2 o 3 giri per essere serrato, ne basta mezzo e la penna è pronta. Questo a me piace molto. Solo la Lamy con la serie Accent o qualche altra penna riesce a fare di meglio, offrendo una chiusura perfetta ed un'apertura ancora più veloce. Il logo dorato e metallizzato del pellicano sul cappuccio
c'è spazio persino per l'occhio del pellicano. Si tratta di una serigrafia notevole per un logo di mezzo centimetro, su una penna che insomma non può badare a troppe spese nella produzione, quindi è più che mai apprezzabile. Non ho ancora e mai riscontrato in nessuna Pelican una falsa partenza o una ritrosia nel mettersi in moto dopo un periodo di inattività. Parliamo delle stilografiche, quelle moderne si intende, ma soprattutto sono penne sempre pronte all'uso. Ecco perché ho usato il termine utilitaria in apertura di questa recensione. È una penna intuitiva, si prende in mano e si scrive, non servono approcci ed i pennini fanno di tutto per venire incontro alle esigenze, anche del neofita, grazie ad un bel arrotondamento sulla punta che permette di scorrere come fosse sempre sul velluto. Questo, per certi versi, rappresenta anche un po' il limite, se vogliamo, del prodotto, in quanto un maggior carattere, diciamo un po' più di carattere anche nell'aggredire la carta, a me non sarebbe dispiaciuto, però bisogna considerare che, dato il peso contenuto, si sarebbero rischiate impuntature una dietro l'altra. Come sappiamo, il pennino extra fine non si può paragonare a quelli del sollevante, ma vale in proporzione un po' per tutti i gradi della scala. Così il pennino fine di questa Pelican scrive quasi come un medio, a volte abbondante, dei concorrenti nipponici. Però è la rotondità, anzi la pastosità di questi pennini che colpisce. E sebbene il ricambio costi appena poche decine di euro, sono ancora indeciso dopo anni se mi piaccia più il fine o il medium di questa serie. Sono belli entrambi. Almeno un difetto lo vogliamo trovare? Ma certo, come la maggior parte delle Pelican, presenta al termine del fusto una sboccatura repentina, proprio in corrispondenza della filettatura interna del pennino, e talvolta nelle lunghe sessioni di utilizzo l'indice può finire per ammaccarsi un pochino, scivolando a fine corsa proprio su questa svasatura, che specie nei modelli più piccoli di diametro, come questa per esempio, diventa meno smussata e quindi più decisa. Ehm, Ovviamente questo fattore incide in percentuale maggiore su chi ha una mano medio-piccola come quella mia, piuttosto che su una mano medio-grande, sebbene sia pur vero che una penna di piccole dimensioni calza meglio proprio in mani non troppo grandi. La Pelican M150 trova il suo posto nel taschino di una giacca, ma anche di una camicia, perché è davvero leggera e non segna il profilo del taschino, perché è davvero leggera e quindi non vi fa quella sorta di V larga appesantendosi, no? Appendendosi lì. Come si scrive con questa Pelican? Veloci, veloci, ma sempre con il controllo e con la penna in mano. Tutto ciò a meno di utilizzare inchiostri troppo scorrevoli che fanno volare via il pennino, e di mancanza di un peso rilevante nella penna si perde l'effetto frenante della massa. Del resto pesa 12 grammi o poco più con l'inchiostro, quindi insomma è più che mai comprensibile. Il pennino è rigido e confesso che a volte, quando provo a premere con più efficacia, ho quasi l'impressione che possa allargarsi e restare deformato. Il termine elasticità è apparentemente sconosciuto a questa unità, ma non se ne avverte la mancanza, perché comunque è una variazione del tratto, si manifesta appena, anche se in termini contenuti, ma c'è, e poi sappiamo che insomma non è la sua caratteristica principale. Lo è invece il fatto di divorare quasi tutti i tipi di carta. Per quello viene incontro a tutti, perché mette tutti a proprio agio e qui affiora nuovamente la sua anima di utilitaria. Scrive, scrive, scrive. Chiede soltanto di essere pulita ogni tanto e rifornita. Stop. È ottima per gli appunti, per un titolo grosso o per una scrittura più contenuta. Potete scriverci per ore e non sentire fatica grazie al flusso regolare e alla costanza del rendimento. A mio avviso è meno votata per la calligrafia pura, per la calligrafia ponderata, per la ricerca della lettera ben tornita, ben raffigurata. O per meglio dire, insomma, ci sono penne che danno maggior confidenza o ispirazione in questo ambito. Però ancora una volta, questo è un gusto personale, come sapete, ha il suo peso relativamente, no? Gli inchiostri preferiti, come vi ho detto, divora di tutto, perché è molto bilanciata, è una penna facile, e quindi
anche strizzando l'occhio al neofita, diciamo non mette in risalto particolari qualità di un inchiostro rispetto ad un altro. Ancora una volta, ripeto, forse un pochettino più di personalità per coloro che hanno già la dimestichezza con le stilografiche non sarebbe guastato, ma per questo esistono tutte le serie superiori, dalla 200 alla 400 fino alle bellissime 800 e 1000. È buona per disegnare? Per me no, per quello che a me piace disegnare, ma i gusti sono gusti. In conclusione, valutazione generale 8,5 su 10, soprattutto in rapporto al prezzo. Ve la consiglio? Sì, certamente, è piccola, veloce, leggera, ricca di storia, non troppo costosa e vale assolutamente la pena di essere provata. Vi ringrazio per aver seguito le mie recensioni, vi invito a continuare a farlo sul canale YouTube. Ciao da Marco.